Quello che un tempo era un villaggio abitato da quasi 3000 persone, oggi non è altro che un luogo completamente abbandonato. Levissi in greco o Kayaköy in turco fu abitato fino al 1923 da cristiani ortodossi di lingua greca. Ora la domanda credo sorga spontanea: perché questo luogo è completamente abbandonato? Nel 15 maggio 1919 la Turchia incominciò una guerra contro la Grecia per riprendersi quelli che un tempo erano i suoi territori, anche se fin dall'antichità i greci hanno vissuto in queste terre, e nell'11 ottobre 1922 ne uscì vittoriosa. La popolazione di origine greca che risiedeva ancora in Turchia non aveva altra soluzione che tornarsene in patria. Ecco perché oggi Kayaköy è completamente abbandonato. In realtà non è neanche così abbandonato, perché attualmente è un vero e proprio museo a cielo aperto, dove i curiosi hanno la possibilità di visitarlo, esattamente come abbiamo fatto noi. Vediamo un po' cosa salta fuori da questo posto, perché comunque è tutto più che urbex, direi. Qua c'è la natura che ha preso completamente il potere di tutto il luogo. Sono 100 anni che è abbandonata, quasi precisi. 100 anni non sono mica pochi. La cosa più sbagliata di tutto è farla con i braghini corti. C'ha tutte le spine che si graffiano. Wow! Wow! Ragazzi, guardate là. Possono far volare il drone qui? L'ho fatto volare ovunque. Il drone non lo so se puoi usarlo qua mai. Perché? Che noia i villeggianti. Ah, dici che dà fastidio a qualcuno qua? Sì. Questa è una chiesa. Una cappellina. Guarda, qua si intravedono degli affreschi, molto intravedono. Cioè, lì ci vedo i piedi di Cristo. I piedi? Piedi. Dove i piedi? Qua. Ah, cazzo, è vero. Ah, io devo quelli. Spettacolare questo posto. Poi l'altra dovrebbe essere. Dovevo andare a cercare anche l'altra chiesa più grande. Questa è Una- cappella. Una città completamente abbandonata, ma letteralmente abbandonata non l'ho mai vista. Questa è la prima. È la prima anche per me. Molto interessante. Perché il villaggio che vi ho portato, vabbè, abbandonato, ma non è mai stato abitato. Questa qua si capisce che è stato abitato e si vede. A quanto pare c'era anche un'altra chiesa, una chiesa più grossa. Stiamo andando in teoria. Dobbiamo salire. Vediamo cosa cavolo troviamo. Non siamo soli. Questa è la via principale. Sì, non siamo soli e c'è altra gente. Questa strada è ancora percorribile da quanto fosse battuta, e lo è ancora ormai. Cioè, Tourist. No. oltre che dai tourist è stata costruita bene, posso dire. Sì. Perché non penso siano state fatte di recente queste stradine. Ok. Per chi non conoscesse Manu si perde sempre. Però adesso l'ho ritrovato, perché Manu, vuoi o non vuoi, lo ritrovi sempre. Come lo perdi, lo trovi. Come è chiuso? Cioè, tutto abbandonato, mi chiudi una chiesa. È chiuso.
È chiusa, ma penso non sia difficile trovare un buco. No, è più basso di lì. Qua è aperto. Ma si rifinisce. Il primo punto di muretto leggermente più basso. Adesso vi faccio vedere, ragazzi, come un albanese scavalca il muro. Adesso mi faccio male. Ho perduto gli occhiali sicuro. No. Qui si fa vedere che fai palestra. Eccoci. Mi sento molto in Uncharted. Non so se avete presente. Se non avete presente, mi sento in Tomb Raider. Penso abbiate capito come mi sento. Wow, bello. Un po' il fregio. Con molta fantasia, naturalmente. Wow, è bellissimo qua. Cioè, madonna, dove cavolo ci siamo infilati? Mi sento davvero un esploratore, che in realtà lo sono, non come quelli del tesoro, gli esploratori che trovano reperti perduti o roba simile. Però l'ambientazione c'è. Allora, come avete visto abbiamo appena visitato una delle chiese, ma a quanto pare Manu Marra è sicuro che ce ne fosse un'altra. L'internet lo dice. E difatti a quanto pare ce n'è un'altra. I ragazzi che avete visto col drone, ora non so se la clip l'ho messa prima o dopo, comunque i ragazzi che avete visto ci hanno confermato che quella in cima è un'altra chiesa. Adesso andiamo a verificare. Siamo saliti fino qua e a quanto pare io non l'ho ancora visto, ma lui, Manu, dice che non sia il massimo, però c'è una bella vista sul mare. Adesso entriamo, secondo me è una sola. Speravo in qualcosa di meglio, invece non è nulla di che. Questa non è la chiesa che stavamo cercando, ma dovremmo averla trovata dato che siamo saliti così in alto. In realtà avrei potuto spottarla anche col drone, ma in realtà non l'ho vista perché comunque questo posto è veramente grande. Adesso vi rigiro per l'ennesima volta di nuovo la fotocamera. La chiesa di cui parliamo dovrebbe essere questa. Cioè, fatta chiesa e abbandonata. Esatto, l'unica, almeno mi sembra abbandonata, poi non saprei. Quella di prima invece dov'è? È questa qua. L'hai fatta prima col drone? Questa qua, sì. Da qui vedete Tutto il paese. Diciamo avete un'idea un po' del paese abbandonato. Parte da qui, finisce qui, qui. E là sopra non so cosa sia, ma col cavolo che vado a verificare sinceramente. Un'altra cappellina sarà. Devo scavalcare per l'ultima volta, se ce la faccio, questo cavolo di posto con una mano e 2000 euro di fotocamera in mano. Cavolo, Comunque chiusa. è chiusa. Già, in realtà forse si poteva salire anche là sopra. Abbiamo appena scoperto che in realtà questo posto si pagava, tipo un museo, però noi come avete visto siamo scesi da parti
impossibili e siamo entrati. Come avete visto, a quanto pare era a pagamento. Dice di tenere il biglietto sempre a portata di mano perché possono chiedere in qualunque momento Il biglietto. E in ogni caso la giornata di oggi è terminata qui e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto, mettere mi piace come sempre se ovviamente vi è piaciuto. Ci vediamo, non so se questo video proseguirà o si concluderà qui. Una curiosità che non ho detto nel video è che sì, le ossa ritrovate sono realmente quelle degli abitanti di una volta. Era usanza, in poche parole, mettere il morto prima in una pretomba, aspettare che comunque tutti i tessuti fossero decomposti, in seguito estrarre le ossa e bagnarle nel vino per poi inserirle nella cella che abbiamo visto nel video. Ora non mi resta altro che salutarvi perché sì, questo video giunge al termine, ma non temete, noi ci vediamo molto presto con una prossima avventura.